Oggi siamo qui con lo Shure SM7B e l'Audio-Tecnica AT2040. Facciamo un video di comparazione e vediamo come suonano questi due microfoni messi uno accanto all'altro. Iniziamo. Ok, oggi siamo qui con due microfoni, questo è lo Shure SM7B, questo è l'Audio-Tecnica AT2040. Di questo sappiamo tantissimo, sappiamo che costa quasi 400 euro, che è uno dei microfoni più utilizzati per far podcast e video podcast, sappiamo che è un microfono dinamico, quindi non necessita della 48 volt, e sappiamo che ha un pattern polare cardioide, significa che prende tanto di ciò che arriva davanti, un pochino di meno di ciò che arriva di lato e zero o quasi zero di ciò che arriva dietro. È un microfono dalla costruzione solida, un microfono che conosciamo benissimo, quindi non ci spendo troppe parole adesso. Vorrei che tu ascoltassi, infatti in questo video vedrai che sto facendo lo switch tra i due microfoni. Dall'altro lato c'è il contendente, ovvero l'Audio-Tecnica AT2040, un microfono che condivide più o meno lo stesso fattore di forma, che ha un costo di 95-98 euro, quindi te ne compri 4 di questi con la stessa cifra di uno di questi, però è un microfono che ha un pattern polare diverso rispetto a questo, perché questo è ipercardioide. Ipercardioide significa che prende tantissimo, è molto stretto sulla voce, prende pochissimo di ciò che arriva di lato e pochissimo di ciò che arriva dietro, quindi sono due pattern polari molto differenti e questo fa la grossa differenza tra i due microfoni oltre al suono, ma di questo ne parliamo tra pochissimo. Quindi entrambi i microfoni stanno entrando in questo caso nel Mixcast 4 con senza nessun tipo di effetto. Se ti interessa, e sono sicuro che ti interessa, questo microfono qui sta entrando con un gain di 35, mentre questo microfono qui sta entrando con un gain di 42, per farli suonare più o meno simili. Ma del resto lo sapevamo già che questo microfono è uno dei più bisognosi di gain che c'è in circolazione. Però questo ci fa capire come anche il Tascam Mixcast 4 senza nessun mic booster esterno riesce a pilotare senza problemi anche questo microfono e quindi probabilmente riesce a pilotare qualsiasi microfono, anzi sicuramente. Allora, quindi abbiamo detto della differenza sostanziale, al di là del suono, ripeto, ma ci arriviamo tra un attimo, del pattern polare. Quindi quale dei due pattern polare è migliore? Non c'è un migliore o un peggiore, dipende dalla situazione che hai, dipende dalla tua stanza, dipende da quanti rumori ci sono, da quanto eco c'è, ok? Ti voglio far sentire un attimo la differenza di pattern polari. Adesso io sto parlando nel giusto modo in entrambi i microfoni, però se io mi sposto qui, senti la mia voce che sta sparendo piano piano in un certo modo. Se io faccio la stessa operazione qui adesso, senti la mia voce come sparisce, anzi si cambia in un altro modo, ok? Questo perché i pattern polari sono diversi, ok? Quindi non c'è un giusto o uno sbagliato, ma dipende dal tuo caso specifico. Quindi prima di comprare un microfono a caso, pensa un attimo alla situazione della tua stanza. Ok, benissimo. Quindi i due microfoni stanno entrando puliti nel Tascam Mixcast 4 e sto registrando appunto sulla SD, dopodiché porterò tutto sul computer dove dentro Final Cut Pro X forse aggiungerò il Voice Isolation che serve un po' a tagliare tutto il rumore di fondo, senza però andare a tagliare frequenze della voce, e molto probabilmente porterò tutto a meno 14 lufs per fartelo sentire in maniera normale. Il suono dei due microfoni. Ora, questo qui lo sappiamo bene, è un microfono molto scuro, un microfono che conosciamo bene tutti e sappiamo quanto sia scuro ma non impastato, cioè sia un suono scuro ma molto gradevole. Quest'altro microfono qui invece, l'hai visto già nei video che ho fatto comparandolo anche ad esempio al T-Bone MB7 Beta, o lo paragonerò nei prossimi video anche ad altri microfoni. È una bella sorpresa perché, come senti, ha una buona frequenza bassa che non dà fastidio, certo non è spinta come questa, ma ha anche una spinta, una leggera spinta sui medio-alti che, ti dico la verità, non dà alcun fastidio. Io non ho le cuffie in questo momento perché non potrei averle tutte e due perché sto registrando entrambi i microfoni contemporaneamente, quindi se avessi le cuffie impazzirei, ok? Però ho già fatto, prima di registrare questo video, ho già fatto diversi test, quindi quello che ti sto raccontando è quello che effettivamente ho testato, sentito io.
Ti devo dire la verità, questo qui è un microfono, io ne ho parlato tra virgolette male in diversi video, ma non perché non suoni bene, anzi suona benissimo, ma perché è diventato di moda e quindi è come se fosse l'unico microfono al mondo da poter essere utilizzato. Quindi se non usi questo sei uno sfigato. In realtà non è assolutamente così. È un buon microfono? Certo, assolutamente sì, però costa 400 euro, non tutti se lo possono permettere e secondo me non tutti hanno l'esigenza di questo microfono, non è solo una questione di soldi. Non è un microfono per ricchi, è un microfono per chi magari fa anche debiti, sacrifici per comprarselo perché poverino ha visto un sacco di video dove tutti dicono questo è l'unico microfono, il miglior microfono, se non hai questo sei uno sfigato, eccetera, eccetera. Quando in realtà ci sono tanti microfoni economici come questo che costa meno di 100 euro, ma ce ne sono anche altri che vedrai, che hai già visto, che vedrai sul mio canale, che suonano bene, non uguale a questo, suonano bene e costano molto poco. Quindi immagina anche un podcast con più voci, hai bisogno di microfoni uguali, vai a comprare 4 di questi o vai a comprare 4 di questi, insomma, fa tanta differenza. Io nel frattempo sto parlando in modo che senti anche lo switch tra i due microfoni e diciamo ti fai un'idea di quello che è il suono dei due microfoni, perché come ti ho detto anche prima è molto 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 diverso. Quale dei due microfoni preferisco? Anche a questa domanda non posso risponderti perché sono diversi non solo nel pattern polare, ma sono diversi anche come costo. E quindi non posso dirti prendi questo o prendi questo. Costassero la stessa cifra sarebbe per me molto più facile orientarti su uno o sull'altro, ma sono completamente diversi. Quindi infatti questo video è un video di paragone, ma è un po' scorretto perché ovviamente stiamo paragonando un microfono di 400 euro a un microfono di meno di 100 euro, quindi è un po' scorretto, ma mi fa piacere da un lato, ecco l'obiettivo di questo video è proprio questo, da un lato mi fa piacere farti sentire che questo non è l'unico microfono al mondo, dall'altro lato mi fa piacere farti scoprire altri microfoni perché questo non è molto diffuso, che però suonano decentemente, soprattutto in base a quanto costano. Ok? Quindi io credo di averti raccontato molto di questi microfoni, ma perché volevo farti sentire la mia voce sui due microfoni, due switch, switchavo su uno e sull'altro proprio per farti rendere conto della differenza di suono e come sicuramente fa strano, no? Quando switcho il microfono tra uno e l'altro sicuramente ti fa strano, ma secondo me alla fine di questo video arriverai alla conclusione che tutto sommato questo suona veramente bene, soprattutto per quanto costa, perché poi dobbiamo sempre rapportare tutto al prezzo. Se questo costava 200 euro probabilmente non aveva senso, ok? Ma costando 95-98 euro forse vale assolutamente la pena. Ok, allora io mi sono dilungato anche troppo come al solito, ma ti invito a commentare questo video raccontandomi quale dei due microfoni ti piace di più e se hai dei microfoni che vorresti vedere in comparazione con uno dei due, proprio perché insomma mi fa piacere raccontarti i microfoni e darti una mano a scegliere quello più giusto, non in assoluto, ma per te. Ok, quindi aspetto i tuoi commenti, io ti ringrazio per aver guardato questo video e ti do appuntamento alla prossima settimana. Ciao!